Ciao a tutti! Benvenuti in un luogo di confine, incrocio di fiumi. Siamo a Děvín, un castello slovacco che si erge su una collina di 200 metri a soli 12 km dalla capitale Bratislava. Possiamo vedere ai nostri piedi il fiume Morava, che proprio qui sotto si tuffa nel più largo e placido Danubio. Questo fiume, per decine di chilometri, segna il confine tra la Repubblica Slovacca e l'Austria e infatti la sponda opposta è già territorio austriaco. Come ogni castello che si rispetti, anche questo ha una storia strappalacrime dell'epoca delle dame e dei cavalieri, che riguarda quella strana torre isolata che vedete laggiù. Il signore di questo castello, il cavaliere Mikuláš, andò in Carinzia per cercare una sposa. Mise gli occhi sulla fanciulla Margaret, ma il suo ricco padre non voleva saperne di un matrimonio, poiché era stata consacrata alla vita monastica per volontà di suo fratello. A Margaret, tuttavia, piaceva il cavaliere. Così si fece rapire e portare a Děvín. Prima che i due fidanzati potessero dire sì, Raphael, zio di Margaret e abate di Isenburg, arrivò al castello a capo di uomini armati, si impossessò della ragazza e la riportò in Carinzia. Ma Mikuláš e i suoi armigeri raggiunsero Raphael e dopo una lotta portarono via la sua amata. Quindi, nella cappella del castello, la coppia di fidanzati disse sì. All'improvviso, però, si udì il rumore degli zoccoli dei cavalli nel cortile e le armi tintinnarono. Era l'abate Raphael, che attaccò in forze e spinse Mikuláš e Margaret in una torre snella su uno sperone roccioso sopra la confluenza dei fiumi Morava e Danubio. Mikuláš cadde in uno scontro ineguale e la sposa si gettò in lacrime nel fiume. Margaret fu sepolta il giorno del suo matrimonio e la torre da allora è stata chiamata Torre della Fanciulla. Il castello è situato in una posizione strategica, in un luogo che ha un'eccellente visibilità sulle pianure circostanti. Pare che il nome stesso del castello, Děvín, abbia un'etimologia che derivi da osservazione, in lingua proto-slavica. Infatti, proprio per questo motivo, la zona del castello è abitata fin dai tempi dei Romani, che la inclusero nel sistema di fortezze del Limes o confine dell'impero. Utilizzando le fortificazioni in terra della stazione militare romana, il principe Rastislav fece costruire una fortezza morava sul colle del castello, menzionata nell'864 negli annali di Fulda con il nome di Dovinà. Qui sorgeva una chiesa morava, di cui sono conservate le vestigia delle fondamenta, come potete vedere. Dopo la caduta della Grande Moravia, Děvín perse a lungo la sua importanza strategica. La riacquistò solo nel XIII secolo, quando fu costruito un castello in pietra su uno scoglio sopra la confluenza dei fiumi. La prima descrizione di un castello in pietra a Děvín risale al 1233, quando il castello a forma di torre difensiva esagonale fu conquistato e distrutto dal duca austriaco Federico II, detto il Combattente. Questa fortezza alto medievale doveva proteggere il confine occidentale dell'Ungheria dal sud. Successivamente il nostro castello fu palleggiato tra la nobiltà austriaca e ungherese, finché il re Sigismondo non lo donò al nobile ungherese Niccolò Garai. Grazie alla famiglia Garai, il castello fu fortificato e ampliato, con un castello centrale. Dopo la morte del figlio di Niccolò, Ladislao, il re Mattia Corvino diede Děvín ai conti Svatý-Jur e Pezinok, che stabilirono un secondo castello frontale. A quel tempo costruirono la Torre della Fanciulla secondo la nostra leggenda. Nel 1527 la famiglia Báthory divenne proprietaria di Děvín.
Solo 2 anni dopo dovettero difendere il castello dalle truppe ottomane che avanzavano verso Vienna. Quando la famiglia Báthory si estinse, il patrimonio del castello fu acquistato da Paolo Palfi e fu di proprietà della famiglia Palfi dal 1635. I lavori di fortificazione più recenti furono eseguiti nella seconda metà del XVII secolo, all'epoca della rinnovata pressione dei turchi su Vienna, quando fu costruito un massiccio bastione sul versante settentrionale. Dopo la fine delle minacce turche, Gevin perse la sua importanza difensiva. La distruzione definitiva del castello di Gevin avvenne nell'estate del 1809, durante l'assedio di Bratislava da parte dell'esercito di Napoleone. I suoi soldati minarono il castello superiore e intermedio e li fecero saltare in aria. Il castello di Gevin non aveva più una guarnigione militare, né alcuna importanza militare in quel momento, e le ragioni della sua distruzione rimangono sconosciute. Ci piange il cuore pensando a questa distruzione inutile. Lo splendore del castello feudale svanì e la grande tradizione morava di Gevin emerse prepotentemente. Divenne uno dei simboli del risveglio nazionale e della resistenza slava per la libertà. Il 24 aprile 1836 il patriota Ludovic Tur e i suoi 15 seguaci più entusiasti intrapresero una commovente passeggiata al castello, oggi ricordata da questa lapide commemorativa. Speriamo che vi sia piaciuto questo suggestivo castello, incastonato nel piacevole paesaggio alla confluenza dei 2 fiumi. Confidiamo di avervi ispirato una gita, qualora vi trovaste a Vienna o nella vicina capitale slovacca Bratislava. Vi auguriamo buon viaggio e a presto!